Salve amici, vi va di passare qualche giorno in un'isola che sembra un giardino popolato da uccelli che volano spensierati, fra mille ortensie e fiori variopinti e dove i laghi formati nei crateri del vulcano spento creano spettacolari panorami. Ecco qua, siete arrivati, ma che roba! È tutto un fiore. E poi navigare nel mare affascinante e severo che la circonda e lascia affiorare nella costa fra le onde alcune rocce non ancora completamente erose dai venti e dalle onde. Ma il vulcano non ha ancora voglia di dormire del tutto e ci manda un ribollente saluto dalle sue calderas. Qui i ristoranti e la gente del posto utilizza il calore del sottosuolo per cucinare un particolarissimo stufato di carne. Gli ingredienti sono messi all'interno di un pentolone che, una volta ben chiuso, viene calato all'interno di un buco fatto nel terreno e coperto con la terra. Ed ecco qua lo spezzatino cozzido de furnas, al delizioso profumo di affumicato. E dopo lo stufato, come non perdersi il piacere di un bel bagnetto nelle acque termali. Sembra di essere alle Maldive. Ma si è fatta l'ora del tè e allora andiamo a visitare la fabbrica, dove potremo gustare gratuitamente il tè che viene fornito ai visitatori. Tutti vengono messe le foglie di tè non ancora seccate. Questa macchina secca le foglie di tè, seccato completamente e poi viene spedito A queste ragazze e tolgono le imperfezioni del tè macinato. e dopo aver gustato un buon tè, ora andiamo a caccia di vulcani, incontrando piacevolissime cascatelle. Venite con me alle cascate, dai. Ed ecco gli affascinanti laghi di Sete Cidades, due laghi gemelli formati nella caldera di un vulcano dormiente, che presentano caratteristiche cromatiche differenti. Il primo è verde e quello all'orizzonte è azzurro, a causa del diverso modo di riflettere la luce, e rappresentano oggi uno dei panorami più affascinanti dell'arcipelago delle Azzorre. Ma sono anche il simbolo di una meravigliosa leggenda d'amore. Tanti anni fa viveva in quei luoghi una bellissima principessa. Aveva due occhi verdi stupendi ed amava stare all'aria aperta e uno dei suoi passatempi preferiti era il passeggiare nei prati, inebriandosi dal profumo dei fiori, bagnando i piedi nei torrenti e apprezzando la bellezza dei monti e delle valli che circondavano il regno. Ma un giorno, durante una di queste passeggiate, la principessa incontrò in un prato un pastore dagli occhi azzurri, anche lui molto bello, e si innamorò. Ma quando il re si accorse che sua figlia frequentava quell'umile pastore, le impedì di vederlo. E così la principessa si vide l'ultima volta col pastore. Parlarono d'amore e piansero moltissimo. Le lacrime di lei dagli occhi verdi corsero lungo la valle e formarono il lago verde, e le lacrime di lui dagli occhi blu formarono il lago blu. Ma da quelle parti, oltre ai laghi, si possono gustare anche le famose focas. Crema, cioccolata, oriame, Stiamo arrivando ora a Furnas, città dove il problema del riscaldamento non esiste proprio, è tutta una caldera.
abbiamo anche una pannocchia cotta al vulcano. Ma la nostra fame non poté certo essere placata da una pannocchia, e loro una deliziosa cenetta di pesce a base di baccalao ed altro. La visita dell'isola, che è lungo solo una cinquantina di chilometri, è davvero sempre più interessante. Ogni tanto si incontrano sul percorso i miradores, che sono dei punti panoramici dove si possono osservare panorami fantastici della costa, dei laghi e delle meraviglie dell'isola. E spesso gli stessi miradores sono dei veri e propri giardini. Ma la voglia di mare è sempre tanta, e allora, presa una bella barchettina con tanto di guida inglese, via per mare. Volete che vi porti? Mi sono fatto una barchetta. Ecco l'arrivo al porto con la nostra capitana. Con queste immagini marine si conclude il mio video su San Miguel, che è la principale delle isole Azzorre. Ci sarebbero un sacco di altre cose da dire, ma le lasciamo al prossimo viaggio. Nel frattempo vi raccomando, se vi è piaciuto il video mettete un mi piace, iscrivetevi al mio canale e non mancate di visionare il prossimo video in preparazione su Cascais e Sintra, che conclude il giro con Lisbona del mio viaggio. Ciao!